Eccomi qua. Ciao Paolo. Ah, aspetta. Cazzarola, un po' di microfono. Se vede che io i video non li taglio, non li monto come vengono. Registrazioni così, estemporanee. Così come era estemporaneo il fatto che volevo rifare la finitura a un rasoio bellissimo, il Colonel di Santino Pudda, e eccolo là, sta già sotto il microscopio per farvi vedere la situazione di partenza. E dico, vabbè, il rasoio è bello, magari qualcuno vorrà vederlo. Devo rifare solo la finitura, non ho bisogno di ribisellatura, per cui il video pure stavolta sarà corto. Ah, che soddisfazione! Per cui vi faccio vedere sul piano di lavoro, c'è già la mia solita Nakayama, il piano di lavoro si vede un po' scuro, sto cambiando ancora delle cose, qua se vedete il mamozzietto che si intravede pure nell'inquadratura principale, aspetta ve lo faccio vedere, eccolo qua, sto ranocchietto verde è l'altra web che mi inquadra sotto, però ancora devo regolare luci, chi se ne frega. Sotto il microscopio, vedete, c'è il Colonel di Santino che ha lavorato poco, ha lavorato 3 volte, ma mi serve la scusa per rifare la finitura. Per cui ho deciso di registrarla. Volevo fare una live, poi dico, ma la live, poi chiacchiera fai, non sai mai dove vai a parare. Dico, no, vabbè, questa faccio direttamente il video. Eccolo qui, il Conon, già col suo bel nastrino messo, un manico spettacolare in corno di muflone, la forma che riprende quella del filarmonica, perché questo è un tributo al filarmonica, ma un tributo del maestro, per cui col filarmonica originale ha poco da vedere. Lo spaziatore tricolore è bello solo lui. Per cui, praticamente, oggi faccio un paio di passaggi, prima con una tomo di Shobutani e poi con la tomo della stessa pietra. Per cui, un attimo solo, appoggio il rasoio, lo richiudo perché non si sa mai, eccolo qua. Allora, prima spazzolatona con la tomo di Shobutani, quindi faccio due praticamente passaggi con pietre ultra fini, cioè diciamocela tutte. Molto probabilmente potrei finire già con la tomo di Shobu, perché questa pure è una tomo microscopica, ma che mi ha dato Florin insieme a una Shobu di bella qualità che io ho preso. Quindi questa è la piccola tomo che gli ha accoppiato, quindi sono strasicuro della finezza anche di questa tomo. Quindi io ho pensato di farne in sequenza due, prima con la tomo di Shobu e poi direttamente con un frammento del ricavato dalla pietra di base stessa, dalla Nakayama stessa che sto usando. Però sapete com'è? Solamente i capoccioni non cambiano idea al volo. Per cui vediamo come va. Il principio che ho in testa è di fare una fanghiglia leggermente più formata, densa, per fare il grosso del lavoro, che è quella che sto preparando in questo momento. Vedete quanto sono dure le due pietre, sia Nakayama che Shobu, per farle venire, per farle consumare un po', per sollevare un po' di sospensione. Quanto lavoro ci vuole, però diciamo che basta, dai. E fare poi magari un secondo passaggio con la tomo invece di Nakayama, più piccola, più blanda, ecco, più leggera, meno densa. Speriamo che si riesca a vedere decentemente con questa nuova web, anche perché la nuova web è arrivata da 2 ore a casa, per cui
Infatti sto vedendo che i bianchi sparano parecchio quando arrivo in alto, vedete la luce. Forse potrei spegnere una luce, ma ho paura che poi l'immagine venga. Cioè, si vede pure una moschetella che cammina da qualche parte. Eccola là, maledetta. Scusate l'omicidio in diretta, ma a me dà fastidio. Quindi andiamo a fare una prova al volo. Scusate, spengo una luce. Ah, molto più scuro, però magari dà meno fastidio il riflesso. Spero che si riesca a vedere bene. Ah vabbè, che poi se si vede bene il video lo pubblico, se non si vede bene non lo vedrete mai, per cui se mi state guardando vuol dire che almeno guardate sta Nakayama come va. È sempre stata una pietra velocissima, ha una capacità di abbracere materiale con tutta la sua finezza, ma è fine pur rimanendo una pietra veloce. A me questa piace tanto sta pietra, chi mi conosce lo sa, per cui poi lavorando con una ottima pietra, con un ottimo rasoio, è divertente, è veramente divertente. Oh, tanto per informazioni, io intanto mi diverto col solito giochino a far vedere le capacità di taglio della pietra. Guardate che cosa riesce a combinare sta Nakayama. Che stavo dicendo? Proprio ormai l'Alzheimer mi si porta. Ah sì, stavo dicendo, tanto per informazioni, in questo momento non sto ancora andando con le pressioni da vera finitura, proprio perché so che dopo questi passaggi comunque sciacquo la pietra e gli faccio un'ulteriore sospensione di Nakayama, per cui conto di alleggerire la pressione al prossimo passaggio, non a questo. Mettiamola così. Mi spiace che questa immagine è un po' scura. Sarò stato io che non sarò riuscito. Cioè, sicuramente sono io che ancora non sono riuscito a regolarla per bene. Spero che la qualità sia quantomeno decente e spero di riuscire anche a migliorarla nei prossimi giorni, perché insomma, bambinello nuovo pure costa, non è che me l'hanno regalato, per cui sapete com'è. Allora, sul piatto di affilatura il rasoio scorre bello liscio, la pietra è dura, ma è una pietra, chi conosce le Nakayama lo sa, sono pietre dure. Se le comprate dure, se le comprate almeno da livello 5 in su, sono pietre dure, ma non sono mai pietre vetrose, non sono pietre che fanno saltellare le lame, comunque sono pietre comode da usare, morbide da usare, eh, piacevoli, ecco, da usare, perché veramente è veramente un piacere. Io mi fermerei pure quantomeno per fare il primo controllo. Allora, sapete che faccio? Pulisco il rasoio qua sulla pietra, così la tengo anche bagnata, tanto santo Scottex, la tengo bagnata, non mi si asciuga per tutto il tempo che metto il rasoio sotto il microscopio. Ok, rasoio a 90 gradi. Andiamo a vedere subito al microscopio che sta succedendo, che per me è l'attimo che me la posso spippare un pochetto. Oh, che bella, che bellezza.
Cioè, ecco qua, ripresa la messa a fuoco sul filo, quindi guardate, non ve l'ho detto, siamo ai soliti 300, no, 240 ingrandimenti. Andiamo a fare una cosa a sto giro, aumentiamo un po'. Eccolo qua. Fatemi riprendere la messa a fuoco sul filo. Ecco, questi sono 320 ingrandimenti e adesso l'ho aumentato proprio per farvi vedere una cosa. Vedete quel filo? È steso sì, ma questi ingrandimenti si comincia a vedere la microseghettatura che comunque rimarrà sempre perché, ripeto, la linea retta virtualmente non esiste perché comunque quella linea è il risultato di un'abrasione, benché sottile, benché fatta con abrasivi finissimi, ma è un'abrasione per cui in corrispondenza di ogni abrasivo che passa si crea un piccolo segno. Ecco, quell'elettrocardiogramma microscopico, quello è l'impronta della pietra. Ogni pietra ne lascerà sempre uno suo particolare. Questa, scusate, è l'impronta di questa Nakayama, stavo per dire della Nakayama, no, di questa Nakayama. E sinceramente poi abituato a vederla al microscopio, sinceramente 320 ingrandimenti è tanta roba. Adesso però lo vedete ancora, la fanghiglia era tanta, vedete si può fare qualche cosa a livello di uniformità. Per cui, a costo adesso di rigarlo ancora di più, intanto che vi lascio quell'immagine, io prendo la pietra, prendo il solito spruzzettone nell'acqua e la lavo, quindi la ripulisco ecco qua, la ripulisco della fanghiglia che era rimasta della Shobu. Ritorniamo al piano di lavoro. Madonna, come scuro sto piano, devo fare qualche cosa. Lo devo schiarire, devo aggiungere una luce, ma una luce bella dall'alto. Quindi, ero distratto. Quindi adesso rifaccio di nuovo la sospensione, però a questo punto utilizzando la Tomo della Nakayama. Questa, ripeto, questa l'ho staccata proprio io con se ancora si vede i segni, con una piccola ruota diamantata attaccata al Dremel, quindi piano piano la pietra era leggermente più lunga, faccio vedere, la pietra arrivava qui, ho fatto già vedere tante volte, praticamente io ne ho staccato un pezzettino. Ci è voluto coraggio, la paura che si spezzasse la pietra in mano, la paura che qualche cosa potesse andare storto, quella c'è sempre. Qui sarà ancora più difficile tirar fuori la sospensione perché qui parliamo veramente di durezze estreme. Quindi qua adesso per tirare fuori un po' di succo, scusate, lo so che l'immagine è noiosa, però qui ci vuole perché ci vuole. E qui userò una soluzione, una fanghiglia, una sospensione, non è una soluzione. Oggi sapete il giornale quando non vi viene che non vi viene. Una soluzione una sospensione leggermente più blanda della precedente. Questo che cosa comporterà? Comporterà sicuramente qualche marchio d'affilatura in più, quindi i marchi d'affilatura saranno molto più visibili rispetto a prima, quindi sarà una satinatura inferiore, però questo porterà più nettezza sul filo. Questa Nakayama è molto incisiva, fa dei fili belli presenti,
Poi la dolcezza bisogna trovarla con la giusta scoramellata. La coramella sempre troppo sottovalutata, ma una coramella fa tanto se saputa usare per bene. Io ancora vedo su YouTube gente con la coramella appoggiata su un piano, appoggiata addirittura coramella a telaio con le tavolette ficcate dentro, ma così si perde tutta l'elasticità della pelle. Dico, a parte che una coramella a telaio non c'ha bisogno di nessun altro supporto, basta saper regolare la tensione. Ma attenzione, che è vero che con una coramella mal usata si possono fare danni al filo, ma è pure vero che la flessibilità della pelle, se uno impara a fare abbracciare bene la pelle e il filo del rasoio, è proprio quello che dà la dolcezza. Cioè bisogna smussare le spigolosità del filo e fermarsi prima di stondarlo, perché è vero che il pericolo c'è della stondatura del filo. Basta. Ragazzi, qua ti viene la spalla con un lottatore. Allora dicendo, è vero che una coramella male usata rischia di stondare il filo, ma l'abbraccio che fa la pelle sul filo, se saputo gestire, è quello che trasforma un filo troppo netto, troppo incisivo in un filtro dolce. Con la manuccia, con l'esperienza, via di indovinare e di sbagliare, uno impara a capire fino a che punto si può spingere e impara a capire quando è il momento giusto di fermarsi, quando è che il filo è stato ben lucidato, quando è che le microcreste sono state riallineate. E uno impara, stavo dicendo, uno impara a fermarsi al punto giusto. Adesso, intanto, anche se non si vede, sembra lo stesso movimento, ho veramente tolto il peso dal rasoio. Adesso il rasoio è appoggiato sulla pietra, sta scorrendo sulla pietra con il suo solo peso. Io, aspettate, vengo dentro l'inquadratura. Io questo dito ce l'ho appoggiato qui, ma guardate, o non c'è la stessa cosa, giusto per appoggiarlo, che non so dove metterlo. Non me lo posso certo tagliare, ma comunque adesso andrò per un pochettino ancora col santo cerchietto, ma ripeto, non più come prima con mettendo pressione. Quando vedrò la fanghiglia che inizia a cambiare di consistenza, quando mi accorgerò che tutta la polvere si è ben amalgamata con l'acqua, che quindi mi sta passando da questo stato iniziale a una specie di cremina, qualche cosa che somiglierà più a uno yogurt che a un liquido buttato sulla pietra, allora cambierò anche i movimenti e vado con le ultime passate più rettilinee, più uniformi, per dare un'ordinata al filo, per dare un'ordinata ai marchi di affilatura, così poi andando a dare una controllatina al microscopio su quello che sta succedendo, se c'è qualche problema sarà più facile individuarlo. Ecco, tutto lì. Diciamo che non è trucco del mestiere, è trucco dell'ottico. Dico, se proprio ci deve essere un problema, se qualche cosa in affilatura sta andando storto o quantomeno qualche segnale che l'affilatura non è ancora stata completata per bene, che il bevel non è stato lavorato uniformemente, che il filo ha bisogno di qualche cosa, se io gli faccio tutti i marchi di affilatura belli, paralleli e ortogonali rispetto alla direzione del filo, poi andando a osservare l'immagine al microscopio sarà più facile individuare l'eventuale problema. Tutto lì. Cioè, l'affilatura può anche finire tranquillamente col movimento a cerchietto, per carità. Non è che se finisce così
il rasoio è affilato peggio o l'affilatura è meno confortevole o bla 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 e bla bla bla, perché ormai in rete si sente di tutto, la gente ti guarda, ma no, ma non è giusto, ma sì, però potevi fare così o potevi fare così. Ragazzi, qui si sta asportando del materiale, perché affilare è asportare del materiale, cercando di lasciare un filo bello rettilineo, uniforme, un bevel ben formato con due piani destro e sinistro che si toccano alla perfezione. Ah, sapunto, il resto sono come chiacchiere e distintivo. Ecco, e adesso per esempio, aspetta, sposto sta sigaretta, con la scusa me la spippo. Sto sentendo al passaggio del rasoio che la fanghiglia, la sospensione che è stata creata sopra, sta cambiando di consistenza. Ecco, adesso sta diventando leggermente più compatta, ma fondamentalmente sta diventando più liscia. Vedete che rispetto all'inizio si è scurita lo stesso, ma si è scurita molto più lentamente. Quindi adesso qualche movimento un po' più così a coltello per staccare eventuali residui, quindi aumento un po' la velocità per dargli quel minimo di attrito in più, quindi solamente poche spazzolate così in velocità. E adesso cominciamo con gli ultimi colpi, quelli, ecco, come stavo dicendo prima, molto, aspettate, sbatto il rasoio sopra il mouse, molto ordinati, molto lisci, molto leggeri e anche un po' monotoni. Ripeto, questo mi servirà solamente per poter valutare meglio sotto il microscopio. Io ormai sono abituato che le ultime passate in finitura le faccio sempre con questo movimento. So che tipo, sono abituato a vedere il tipo di marchi che vengono lasciati, per cui presentando sotto il microscopio un rasoio sempre rifinito nello stesso modo, con l'esperienza piano piano riesco a giudicare meglio quello che vedo, perché ripeto, come al solito, le guerre di religione, microscopio sì, microscopio no, sempre lì, test sì, test no, capello sì, capello no, HT sì, HHT no. Non è il test o l'osservazione al microscopio la cosa fondamentale, è riuscire ad interpretare per bene, è riuscire a interpretare l'immagine, così come riuscire a interpretare il test del capello, riuscire ad interpretare qualsiasi test, anche quelli naturali, il test del polpastrello. Non è importante passare un polpastrello sul filo, l'importante è sapere interpretare mi aggrappa le creste del polpastrello in questo modo. Che significa? Ah no, stavolta ho cambiato tipo di affilatura, ho cambiato pietra qui, e la sensazione che sento sul polpastrello è diversa. E poi alla fine uno impara ad associare quel tipo di sensazione a un risultato nella realtà. Quindi dopo aver fatto, posso dire, continuiamo con l'esempio, la prova del polpastrello, e avendo notato un qualcosa, poi ci si va a radere e si trasforma quel qualcosa in una rasatura. E vedi, quando al polpastrello mi dice così, il rasoio poi sul viso si comporta così. Quando... E questo vale per tutti i test. Scusate, intanto stavo dando una lavata al rasoio. Quando mi passa il test HHT e il capello al taglio si comporta così, poi equivale a una rasatura cosà. Queste poi sono tutte cose che vengono con l'esperienza. Quindi 10 HHT diversi, perché non vuol dire
Superare il test HHT non significa niente, bisogna sapere come si passa, sentire il rumore se c'è del capello reciso, vedere se salta o se cade morto vicino al punto di taglio, vedere se il capello fa l'effetto elastico o no. Quindi non vuol dire passa o non passa, il capello lo taglia o non lo taglia, non significa una sega. E queste cose le dice chi le dice? Chi non sa interpretare il risultato. La cosa fondamentale è interpretare i test. Poi, ripetendo sempre gli stessi, ripeto, uno impara, io tanto chiacchiero ma posso mettere il rasoio, fossi più furbo. Aspettate, l'ho aperto poco. Io, facendo così, alla fine, ripetendo sempre gli stessi movimenti e facendo sempre le stesse operazioni, uno alla fine impara ad interpretare i suoi test, per cui già impara a prevedere cosa succederà, che tipo di affilatura, che tipo di rasatura si dovrà aspettare. Ah, bellissimo, pure stavolta lo lascio qui, pure stavolta lo lascio qui proprio per voi. Perché per voi? Perché lì, aspettate, metto pure a fuoco meglio se ci riesco. Perché lì, ecco, c'è una cosa che si può notare solo e soltanto al microscopio. Questa è una curiosità, ecco, prendetela come curiosità. Guardate dal centro del fotogramma verso sinistra, quindi nel centro fotogramma, la parte sinistra li dividete in due, vabbè, comunque si vede, aspetta, è là, è proprio là. Quella, guardate, la bava, guardate il filo che ha fatto il ricciolino, c'è il ricciolino di bava, il risultato dell'affilatura, bava che, viste le pressioni molto leggere, vista la fanghiglia poco consistente, non si è ancora staccata dal filo. Guardate che è simpatica. E queste, vabbè, lasciano il tempo che trovano, però ecco, sono cose. Aspettate un secondo, provo a cambiare un attimo la luminosità del microscopio. Sto usando il telecomandino del microscopio, ho messo, ecco qua, così è un po' più chiaro, si vede meglio. Lo vedete proprio l'ondina, come si vede bene, il ricciolino di bava al microscopio. Ripeto, è capitato, sono contento che è capitato, non incide assolutamente nulla sull'affilatura, perché quella piccola bava usando la coramella andrà via immediatamente. Intanto vi voglio fare notare una cosa, vedete com'è diversa la satinatura immediatamente sotto il filo rispetto all'altra, quella centrale, quindi vedete che è molto più fina, vedete che l'affilatura fatta con polvere di Nakayama è leggermente diversa da quella fatta con la polvere di Shobutani, ma guardate quanto è simpatica, quanto è simpatico quel ricciolo. Chissà se da qualche altra parte, no, vedete la differenza. Ecco, adesso il ricciolo, aspettate un attimo che non è facile, eccolo qua, però metto a fuoco il centro. Guardate se poi al microscopio uno dice il microscopio non serve a niente. Non servirà a niente, però come immagine, con un'immagine vale più di 1000 parole. Queste sono tante piccole cose, se ne discute sempre nei vari gruppi, nei vari forum, il filo morto, il ricciolo, ma tanta gente parla, cerca di partecipare alla discussione, ma non c'ha bene in mente, non ha l'idea di che cosa si stia parlando, su che cosa stia parlando.
Ecco, un'immagine vale più di 1000 parole. Guardate il filo mediamente steso alla morte, perché, ripeto, qui sono 320 ingrandimenti. 432, sì, 320 ingrandimenti ottici, fatti dalla solita bestiolina lì, quindi non dal microscopietto cinese pizza e fighe. Guardate come si vede bene con la giusta illuminazione il filo pulito, i marchi di affilatura microscopici che vanno a dare il carattere, l'impronta della pietra su questo filo, su questo bevel. E guardate, ecco ragazzi, quando si parla di bave, di fili morti, a che cosa serve la coramella, perché va usata la coramella alla fine, ecco per quale motivo. Guardate lì, tutto a destra, guardate come si vede bene un bel ricciolone bello formato di bava. Poi vedete, ecco, all'altezza del mio dito e l'indice, non vi preoccupate, vedete altre due bavette microscopiche, poi continuando ad andare verso sinistra vedete il filo fondamentalmente pulito. Lo vado a cercare pure dall'altra parte, guardate il filo è steso, da questo lato per esempio vedete si è staccato tutto, eccone un altro, ma vedete che tra un ricciolino di bava e l'altro guardate la perfezione assoluta del filo, quindi non del filo perché sono stato bravo io, perché la pietra guardate come ha lavorato, cioè è eccezionale. Eccezionale la pietra, non me la sto cantando da solo, è eccezionale la pietra, quando uno imbrocca la pietra buona non c'è niente da fare. Poi pure qui cammina, dopo un po', altro ricciolino, altra bavettina, questo è leggermente più esteso ma è leggermente meno ritorto, queste 4 passate di coramella e questo va via, tranquillamente. Però sono contento, sono veramente contento che ci siano, perché, ripeto, un conto è parlarne, un conto è vederli. Guardate, adesso a centro immagine c'è uno appena accennato, ci vogliono gli occhi buoni per vederlo. Poi altro non c'è solamente un bel filo. Allora, a che punto so? 32 minuti. Ragazzi, io mi fermo. Mi fermo perché a me questi video che insomma sono un po' più cortarelli del solito mi piacciono. Insomma, vedo di farne qualcuno di più. Ah, tra l'altro, questa non è un'affilatura dimostrativa. Io mo con sto rasoio mi ci vado a fare la barba. Tempo che spengo il computer. Anzi no, diciamola tutta. Adesso a webcam spenta, se sapete che faccio, io volevo proprio il nastro adesivo, così dice no perché poi tu continui, una serie dei bastardi siete. Quindi via il nastro adesivo. Ah, che bello, non ha lasciato neanche residui di colla, buono. Quindi via il nastro adesivo, basta con le pietre. Io adesso prima scораmello il rasoio, dopodiché metto a caricare il video su YouTube, perché vi ripeto, io il video non lo monto, perdo solamente un attimo di tempo a fare la scritta sull'immaginetta iniziale, tanto per far vedere subito di che cosa stiamo parlando. Quindi qua sarà affilatura anzi finitura sul colonnel del grandissimo Santino Pudda. Voglio far rivedere un'altra volta perché vediamo se riesco a farglielo mettere a fuoco. Sì, guardate quanto è bello sto rasoio. Interpretazione filarmonica di Santino Pudda. Bello per essere bello, 8 ottavi, acciaio credo che sia lo 1, credo di sì, guancette, manico in muflone, spaziatore
tricolore, costa arrotondata, lucidatura a specchio, è veramente bello. Ma dicendo, io non li monto. Adesso saluto, clic, carica su YouTube, come esce esce. Non c'è trucco, non c'è inganno. Poi, per quelli del mio gruppo, se tra un po', che ore sono? Aspetta, sono le 5 meno un quarto, alle 6:30, e ci faccio la barba in live con questo. Ragazzi, basta, una volta tanto che era arrivato presto, ora devo perdere un quarto d'ora a sparare a cavolate. Comunque, io la rinfrescata, la finitura al mio Santino Buddha l'ho data. L'ho fatto in video, spero che vi sia piaciuto, ma più che piaciuto spero che vi abbia interessato. Intanto sto mettendo via le tomo. Vi abbia interessato vedere, e stavolta vedere per bene, quindi non immaginare che con l'illuminazione stavolta giusta si è visto veramente bene che cos'è il filo morto, che cos'è il ricciolino di bava, il residuo di limatura che non si è staccato dal filo. Ripeto, spero che vi abbia interessato, perché è un argomento che si affronta spesso nei gruppi e nei forum, però mi rendo conto che, visto che non tutti hanno il microscopio a disposizione, spesso si parla di cose, cioè sì, dovrei aver capito, dovrebbe essere così, però un conto è, sì, ho capito, un conto è vederlo con i propri occhi, avrei potuto toglierlo, non l'ho voluto togliere, sarei dovuto alzare un minuto, andavo, coramella, pezzettino di tela, no, non vi fate fottere, non servono pasta e non serve niente, basta un pochettino di tela fatta bene, e se è filo morto, se è bavetta ritorta, quella sta attaccata per grazia e virtù dello Spirito Santo, 4 botte su una tela, via, il rasoio è a posto. Basta che so chiacchierare troppo, per cui ragazzi, un salutone a tutti quanti, ciao popolo all'inizio, ciao popolo alla fine, spero che il video vi abbia interessato, nel frattempo sto cercando il bottone da spingere, e ci vediamo alla prossima. Ciao popolo, alla prossima!